Ciao a tutti e ben ritrovati su Dentro la Scatola per una nuova recensione. Oggi, come potete vedere, parliamo di questo Fublet, un titolo per due giocatori di Paolo Bianchi e Bruno Carfide, la durata indicativa di circa 90 minuti a partita, edito dall'Anonima Editori, che devo tra l'altro ringraziare per avermi fornito questa copia del gioco, di cui tra l'altro abbiamo fatto l'unboxing insieme e vi lascio come sempre il link nella descrizione del video. Titolo appunto nel quale saremo due allenatori che si contrapporranno con le rispettive squadre sul terreno di gioco. Saranno riusciti gli autori a ricreare le atmosfere di una vera e propria partita di calcio in questa che è effettivamente una simulazione calcistica? Direi senza ulteriori indugi di andare a vedere che cosa c'è dentro la scatola. Come prima cosa si pone al centro del tavolo il tabellone, rappresentante il rettangolo di gioco. È importante notare come il terreno di gioco sia diviso in tre sezioni diverse da queste linee verdi ricalcate. E vediamo appunto come sia diviso in tre sezioni, il centrocampo e due sezioni che possono essere sia attacco che difesa in base a quale giocatore facciamo riferimento. Notate anche come vi siano dei riquadri più grossi al cui interno vi sono 4 quadratini più piccoli. I quadrati di dimensioni maggiori, quelli di diverso colore per intenderci, sono appunto relativi al movimento del pallone, mentre i quadratini più piccoli vengono utilizzati per il movimento dei giocatori. Sul tracciato dei 45 minuti, che qui vedete capovolto, viene posto il relativo segnalino. Naturalmente sullo spazio 0, mentre invece dall'altro lato appunto del rettangolo di gioco abbiamo il tracciato del ritmo di gioco, su anch'esso viene posto il relativo segnalino. Ed infine al centro del campo naturalmente va posto il pallone. Accanto al tabellone di gioco trovano posto il talloncino rappresentante i cartellini giallo e rosso, oltre a la riserva di gettoni tiro, il dado verde a 8 facce e la carta riassuntiva. Ogni giocatore schiera chiaramente di fronte a sé le carte degli 11 titolari. Le 5 riserve, di cui un portiere, vanno per il momento tenute da parte. Le corrispettive pedine vanno disposte nella propria metà campo, pronte per il calcio d'inizio. Vediamo però prima le carte un pochino più nel dettaglio. Ogni carta rappresenta le abilità di ogni giocatore, a loro volta suddivise in 4 sezioni: attacco, difesa, passaggio e tecnica. Sul fondo invece troviamo la velocità e l'intelligenza tattica. Vediamo anche come per quanto riguarda le abilità, ognuna sia suddivisa in 3 sottoabilità. Per quanto riguarda l'attacco abbiamo finalizzazione, tiro lungo, tiro al volo. Per quanto riguarda la difesa, contrasto, contrasto aereo e scivolata. Per quanto riguarda i passaggi, passaggio corto, passaggio lungo e cross. Ed infine per quanto riguarda la tecnica, dribbling, dribbling in corsa e controllo palla. È giunto dunque il momento di scegliere la lavagna tattica, che influenzerà per quel tempo di gioco i propri bonus. I giocatori tirano i dadi a 10 facce, uno rappresentante le decine e uno le unità, e naturalmente il vincitore sceglierà per primo la lavagna, mentre il secondo, dopo averla scelta, la propria naturalmente, potrà battere il calcio d'inizio. Vediamo velocemente le lavagne tattiche. Ogni lavagna tattica rappresenta schematicamente le 5 fasi di gioco, le azioni possibili in ciascuna di esse con gli eventuali costi e i bonus, e il tracciato dei punti movimento, sul quale va posto il cubettino a indicare appunto il valore dei punti movimento in quel momento. Su di esse è scritto chiaramente che tipo di strategia sarà possibile perseguire nel corso dei 45 minuti. Infatti, al termine del primo tempo i giocatori potranno scegliere altre lavagne tattiche, partendo dal giocatore che aveva scelto per secondo all'inizio del primo tempo. Ora che abbiamo visto componenti e setup, è giunto il momento di comprendere i meccanismi alla base del gioco, partendo dal movimento del pallone e dei giocatori. È infatti concesso il movimento in qualunque direzione, tenendo però conto che il movimento in diagonale costa, diciamo, 1,5 punti. In altre parole, che cosa vuol dire? Che ipotizziamo che questo numero 10 possa muoversi fino a 3 caselline, potrebbe muoversi in questa direzione, oppure perché no in verticale.
Quello che conta però è che se volessimo muoverlo in diagonale, potrebbe muoversi 1,5, 3 solo punto di 2 caselline in diagonale. Quando il pallone si muove determina il ritmo di gioco. Se infatti, facciamo un esempio, il pallone si muovesse di 3 spazi, 1, 2 e 3, vedete appunto che sul ritmo di gioco il segnalino viene spostato su questo segno, appunto, dove c'è il numero 3. Questo significa che il giocatore si può muovere di un corrispondente numero di quadratini. Contemporaneamente viene determinata anche la velocità con cui passa il tempo, muovendo di un numero appunto pari al numerino in piccolo sul tracciato del ritmo di gioco il segnalino del tracciato del tempo di gioco. In questo caso si andrebbe avanti di 2 minuti. Siamo dunque pronti a iniziare. Una partita a Fublet è suddivisa in un numero variabile di round, ciascuno diviso in 5 fasi, alcune obbligatorie e altre opzionali. Vediamole nel dettaglio. La prima fase, come potete vedere, è la dichiarazione. Il giocatore in possesso palla dichiara che cosa ha intenzione di fare e riceve i punti movimento relativi sulla colonna di attacco, mentre il giocatore difendente riceverà i punti della colonna difesa. Facciamo un esempio: se il giocatore attaccante dichiarasse di voler fare un passaggio, otterrebbe 5 punti movimento spostando il relativo cubettino. Il difendente invece riceverà il numero appunto pari sulla colonna di difesa per quanto riguarda il passaggio sulla sua lavagna tattica. Le azioni possibili, come potete vedere, sono passaggio corto fino a 6 spazi, passaggio lungo da 7 a 12 spazi, cross, ovvero qualsiasi passaggio alto diretto in area di rigore, indipendentemente dal numero di quadrati, il ritmo di gioco in questo caso sarà sempre 2, tiro o finalizzazione, inteso da dentro l'area in questo caso, tiro lungo da fuori area, possesso palla fino a un massimo di spazi pari alla velocità del giocatore ed infine dribbling in velocità, andando a sfidare un avversario sulla propria corsa. È bene notare come il calcio d'inizio sia invece un'azione gratis, cioè posso passare il pallone a chiunque nella mia metà campo per poi iniziare un round vero e proprio. La seconda fase è la risoluzione. Se l'azione dichiarata è presente anche su questa fase, essa va risolta. Il giocatore tira i suoi 2 dadi a 10 facce e il valore ottenuto sommando i risultati deve essere pari o inferiori alla relativa abilità. Facciamo un esempio: se io volessi effettuare un passaggio con questo giocatore, un passaggio corto, il valore dei 2 dadi deve essere inferiore in questo caso a 73. Se la prova non dovesse riuscire, si tira invece il dado verde, quello che abbiamo visto prima, che determina dove finisce con esattezza il pallone. Il risultato del dado verde rappresenta uno degli 8 quadrati che circondano il quadrato scelto per il passaggio, in senso orario e partendo dal numero 1, sempre quello in direzione della porta del difendente. La distanza a cui effettivamente arriverà il pallone verrà determinata in base appunto al tipo di passaggio, 1 in caso di passaggio corto, 2 in caso di passaggio lungo, cross, tiro e controllo palla. Facciamo un esempio pratico. Ad esempio, se il mio giocatore si trovasse qui e io effettuassi un passaggio lungo nella sua direzione, il passaggio non riesce appunto perché non riesco a superare la prova di abilità, 5. Essendo un passaggio lungo, in questo caso i quadrati di distanza saranno 2. Quindi in altre parole si parte da qua e siccome è 5, il quadrato numero 1 è questo perché è quello nella direzione della porta del difendente, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In altre parole, questo pallone dovrebbe finire qui, ma appunto trattandosi di un passaggio lungo finirà qui. Viceversa, se fosse stato invece un passaggio corto, sarebbe finito qui. Questa regola, che chiameremo per comodità regola del rimpallo, verrà usata ogni qualvolta non verrà vinta una risoluzione per una prova. La terza fase è il movimento. I giocatori, sfruttando i punti movimento e alternativamente partendo dal giocatore difendente, possono muovere o i singoli giocatori o un'intera zona, ovvero tutti i giocatori che si trovano in difesa, in attacco a centrocampo. Diciamola così, un movimento di reparto.
che è ridotto in base al ritmo di gioco del round in corso, riferendosi al numero piccolo. In altre parole, in questo caso, se io volessi fare un movimento di reparto, essendo il ritmo di gioco sulla casella 7, potrebbero solo muovere di 4 spazi. È possibile muovere fino a quando si esauriscono i punti movimento. Il costo del movimento è indicato appunto sulla propria lavagna tattica. A questo punto diviene fondamentale sottolineare un'altra particolarità del movimento. Al termine del movimento, infatti, i giocatori possono orientare ortogonalmente il proprio giocatore. Questo diverrà fondamentale, poiché se vorrò muovere un giocatore in una direzione opposta al suo orientamento, il suo movimento avrà una penalità di 2 punti. Facciamo un esempio: io muovo questo calciatore qui e lo oriento appunto in questa direzione. Se per qualsiasi motivo questo calciatore dovesse correre all'indietro, spenderebbe 2 punti del proprio movimento solo per girarsi. In altre parole, ipotizziamo che il movimento possibile in questo caso sia di 7, cioè possa tornare indietro di 7 caselle. In realtà ne spende 2 solo per tornare indietro, quindi si potrà muovere solo di 5 caselle. Il costo in punti movimento resta tuttavia identico. Attenzione, il trucco qual è? Se io lo avessi orientato in questa maniera, non avrebbe speso appunto quei 2 punti, perché comunque non è una direzione opposta al suo orientamento. La quarta fase è la fase eventi. Si risolvono dunque eventuali eventi indicati sulla lavagna tattica. Se non ve ne sono, la fase viene semplicemente saltata. La quinta e ultima fase è il movimento tattico. Il giocatore può muovere singoli giocatori spendendo punti movimento, solo vincendo prima una prova contro il proprio valore di intelligenza tattica. In altre parole, in questa fase è possibile muovere i giocatori in previsione del round successivo. Terminata la quinta fase, siamo pronti a un nuovo round. Potrebbe però capitare che al termine di un round nessun giocatore sia effettivamente in possesso del pallone. In questo caso si innesca un round di transizione. Il giocatore più vicino, in questo caso questo, raggiunge il pallone immediatamente, determinando il ritmo del round. A questo punto si giocano le fasi di movimento solo per zona, quindi diciamo sempre solo un movimento di reparto, eventi e movimento tattico. Abbiamo visto le fasi del round, vediamo come funziona il tiro. Quando un giocatore in possesso palla decide di tirare, disegna con i segnalini tiro la direzione dello stesso, tenendo conto che si piazzano sempre sul lato del -5, come potete vedere, compresa naturalmente la casella di partenza, a meno che non si voglia tentare un tiro angolato. In questo caso il segnalino che si trova sulla linea del portiere verrà messo sul -10. La penalità totale viene sottratta all'abilità di tiro del calciatore e dunque il giocatore effettua la risoluzione tirando i dadi. Quindi ipotizziamo in questo caso, fosse appunto un tiro non angolato, c'è una penalità di -20, il giocatore in questione, il numero 10, come potete vedere, ha come abilità di tiro 75, quindi in questo caso bisognerebbe battere il numero 55. Il portiere, dal canto suo, oltre a godere di una serie di abilità aggiuntive, è in grado di tuffarsi per parare il tiro fino a un massimo di 3 quadratini. Ogni quadratino comporta una penalità di 10 punti. Se la risoluzione del tiro da parte dell'attaccante è positiva, il portiere eseguirà una prova di risoluzione con la propria abilità di parata o di presa. Il tiro può anche essere eseguito oltre la linea di tiro impossibile. In tal caso però i segnalini che andranno posti sui quadrati andranno tutti posti sul -10, pertanto in questo caso la penalità maggiore. Lo stesso discorso vale con i tiri che cercheranno di passare sopra la testa del portiere quando essa si trova fuori dai pali. Diverso è il discorso relativo ai contrasti. Quando avviene un contrasto, entrambi i giocatori tirano i dadi e risolvono contemporaneamente una prova contro il proprio valore di contrasto. Se entrambi i giocatori hanno successo, vince il giocatore con il risultato più alto. Diviene in questo caso utilissima la pratica tabella riassuntiva che si trova sul regolamento. Questa infatti vi permette di comprendere quando avviene un fallo e quando un giocatore è stordito, ovvero quando non potrà muoversi nel turno successivo. Possiamo dire in altre parole che un fallo avviene quando in un contrasto un giocatore vince la propria prova e l'altro no.
I provvedimenti disciplinari dell'arbitro verranno decisi sulla base dell'esito di queste prove. In linea generale si terrà conto della direzione del contrasto, come indicato appunto sul regolamento, e dal valore dei dadi. Maggiore sarà quest'ultimo, più duro sarà il contrasto, con conseguente decisione arbitrale che dipenderà appunto anche dalla direzione del contrasto stesso. È possibile anche che i giocatori si infortunino. In tutte le situazioni di gioco, se il valore dei dadi è 25, 50 o 75, a prescindere dall'esito della prova, si avrà appunto un infortunio. Le sostituzioni in questo caso avvengono a inizio round, dunque teoricamente anche a pallone in gioco, al contrario del calcio diciamo reale. Un'altra interessante regola è il posizionamento della barriera. Il giocatore difendente può porre fino a 5 calciatori in barriera e ciascuno varrà 10 punti. In caso di tiro diretto sopra la barriera, il giocatore difendente effettuerà una prova contro il valore totale della barriera, simulando dunque il salto che i giocatori in barriera praticano su calci piazzati. In caso di successo, il pallone verrà gestito con la classica regola del rimpallo. Un effetto simile si ha quando un giocatore che si trovi ortogonalmente adiacente a un giocatore che effettua un passaggio o un tiro effettua una scivolata nel tentativo di deviare il pallone. In tal caso la prova sarà contro il proprio valore di scivolata in questo caso. Vediamo infine la gestione del fuorigioco, croce e delizia per tutti noi allenatori immaginari e non. Non starò certo a riassumervi tale regola del gioco del calcio, dandola per scontata. Nel caso in cui un passaggio raggiunga un giocatore tenuto sul filo del fuorigioco, come in questo caso questo giocatore la passa al suo 10 che come potete vedere è sul filo del fuorigioco, oppure un giocatore che potrebbe essere messo in fuorigioco con un movimento di reparto di tutta la linea difensiva, in questo caso il difendente può come prima azione effettuare un movimento in avanti di tutti i giocatori appunto che mantengono in gioco l'attaccante, effettuando una prova contro il valore di intelligenza tattica più basso tra quello dei difendenti coinvolti. Se ha successo, l'attaccante verrebbe messo in fuorigioco, ma a sua volta effettua, se appunto ha successo la mossa del difendente, effettua come dicevo una prova contro la propria intelligenza tattica per vedere se riesce comunque a eludere il fuorigioco. In entrambi i casi i difendenti coinvolti non potranno più essere mossi per il round in corso. Una partita a Fublet è giocata come ovvio su 2 tempi da 45 minuti l'uno, gestiti come abbiamo visto in base al ritmo del round. Il tempo di gioco termina alla fine del round in cui si giunge al tempo di recupero, a meno che il pallone non si trovi in area. In tal caso si prosegue sino a quando il pallone non uscirà dalla stessa. Naturalmente chi avrà segnato più gol al termine dei 90 minuti regolamentari sarà dichiarato il vincitore della partita. Lo ammetto, io mi sono avvicinato a questo Fublet con grande curiosità. Sicuramente questo è dovuto al fatto che sono un fan di calcio, mi piace proprio il gioco del calcio, al di là della mia squadra del cuore, mi piace vedere le partite di qualsiasi categoria e quindi sicuramente sono viziato, tra virgolette, da questa mia passione, ma ho sicuramente trovato un titolo che mi ha davvero molto soddisfatto, anche perché se ci pensate, questa simulazione calcistica in realtà si discosta molto anche dai videogames, perché appunto una domanda che uno si potrebbe porre è perché tanto vale non giocare a un videogame che appunto elimina il tempo di setup, non devo pensare a tante cose, c'è magari un maggiore realismo grafico e via dicendo. Però se ci pensate, in un gioco, in un videogame di calcio, sia esso proprio calcistico che manageriale, non avete la possibilità di controllare tutti gli 11 giocatori e questo secondo me è uno dei pregi maggiori di questo Fublet, proprio perché dovete ragionare davvero come squadra. Parliamo ora del cosiddetto elefante nella stanza, ovvero sia un gioco a tema calcistico. Sicuramente gli autori si sono scelti un tema piuttosto rischioso, però il mio consiglio è, anche se non siete amanti del calcio, che sicuramente è qualcosa di più mainstream se vogliamo rispetto al mondo dei giochi da tavolo, che nasce sicuramente come mondo nerd,
Vi dicevo, non avvicinatevi con pregiudizio, anche, come ho detto, se non siete amanti del gioco del calcio, perché secondo me Fooblet va inteso maggiormente come un motore di gioco più che un gioco sul calcio. Mi spiego, paradossalmente potreste pensare che questo motore possa essere applicato a 1000 altri sport, vi viene in mente la pallavolo, il rugby, ma perché no anche a temi che non c'entrano niente col mondo reale, temi fantasy o perché no temi anche spaziali. Andiamo ora invece a parlare un pochino più del gameplay appunto di Fooblet, ovvero che cosa ci possiamo aspettare durante una partita a questo gioco. Innanzitutto vi posso dire che a me piacciono tantissimo le lavagne tattiche, proprio perché le trovo davvero molto azzeccate, è bello seguirle, è bello vedere i frutti appunto che possono portarvi, quindi se voi seguite la vostra lavagna tattica potrete avere dei bonus davvero micidiali in certe situazioni. Vi faccio un esempio: se siete appunto se avete preso la lavagna tattica del gioco sulle fasce offensivo, avrete dei bonus sul cross, ma contemporaneamente dovrete stare anche attenti ai malus. Vi faccio un altro esempio: se state giocando con la difesa alta, perché appunto la vostra lavagna tattica presuppone una difesa alta, rischiate di essere davvero imbucati dai cross, dai filtranti, dai passaggi filtranti del vostro avversario, quindi dovrete davvero stare molto molto attenti. In secondo luogo mi è piaciuta davvero tanto la metodica che hanno inventato per generare tra virgolette gli infortuni, ovvero sia quando sui dadi esce un 25, un 50, un 75, in altre parole avrete un 3% di possibilità che a ogni situazione un vostro giocatore si infortuni, anche per una cosa banale come può essere un controllo palla. Quindi davvero come proprio nel gioco reale del calcio, dove può capitare un infortunio per una banalità. In ulteriore analisi vi devo dire che davvero sono riusciti a replicare una regola complessa, se vogliamo, come quella del fuorigioco in maniera pressoché impeccabile. Mi piace molto questa metodica di dover battere il valore di intelligenza tattica più basso del calciatore, appunto del calciatore difendente coinvolto. Mi piace anche il fatto che anche l'attaccante possa rispondere, appunto come certi attaccanti diciamo un po' dei furbacchioni sono proprio bravi a stare sul filo del fuorigioco, quindi davvero un pollice in su a questa riproduzione pressoché quasi fedele al reale del fuorigioco. Vi dico anche, ne approfitto meglio, che non ho sviscerato completamente il regolamento di Fooblet, questo perché altrimenti rischiava di diventare un video molto macchinoso e ne parleremo tra l'altro di questo. Ad esempio, una cosa di cui non vi ho parlato è il riposizionamento a gioco fermo, che appunto segue delle meccaniche molto interessanti, ovvero prima l'attacco del difendente, poi l'attacco dell'attaccante, poi il centrocampo insomma lo trovo davvero molto ben calibrato sotto questo punto di vista. Andando a parlare invece un pochino dei difetti di questo Fooblet, ve ne posso sviscerare alcuni. In primis il fatto che all'interno del gioco non sia stata inserita la fatica, che lo rende sicuramente un po' meno realistico. Ho avuto modo di parlarne con gli autori e mi rendo conto che effettivamente sarebbe stato piuttosto difficile riuscire a inserire all'interno del gioco questo meccanismo della fatica, perché avrebbe comportato una penalizzazione maggiore su alcuni giocatori rispetto ad altri. In secondo luogo il fatto che alcune regole siano differenti dal gioco del calcio. Mi viene in mente banalmente il fatto che le sostituzioni possano avvenire anche non a gioco fermo, quindi una cosa un filino diversa se vogliamo, però ecco, si tratta di una cosa abbastanza banale se vogliamo. Quello che proprio non mi piace molto è il fatto che le pedine siano davvero molto leggere, e questo comporta il fatto che basta davvero poco per farle cadere, quindi bisognerebbe stare un pochettino attenti sotto questo aspetto durante una partita. Il mio consiglio è di stare attenti appunto anche banalmente alle risate, ai soffi magari sul tavolo, perché rischiate di farle cadere tutte. Probabilmente si sarebbe potuto ovviare con delle miniature, con qualcosa, si potrebbe magari ovviare con qualcosa di casereccio, mettiamola così,
però ecco, magari con una miniatura si sarebbe perso l'artwork di Paolo Samarelli, che è davvero eccezionale, e qui mi ricollego appunto al discorso dell'artwork, che è davvero ben fatto. Ci troviamo sicuramente di fronte a una buona produzione. Mi piacciono molto le carte, mi piace molto il tabellone di gioco, anche se il mio consiglio, proprio perché i quadratini sono piuttosto piccolini, è di giocare in una stanza bene illuminata, altrimenti rischiate di perdere la vista. Quindi già ve lo dice una talpa, quindi poneteci magari un pochettino di attenzione. Poi ecco, una cosa che lascia un po' di amaro in bocca, se vogliamo, è il discorso del tempo di gioco. Mi spiego, proprio perché la partita finisce quando si arriva al tempo di recupero, a meno che il pallone non si trovi in area, a volte vi potrà capitare che già qualche minuto prima vi rendete conto che sostanzialmente non si può far nulla, quindi la chiudete prima, mettiamola così. E questo vi può davvero lasciare un pochino di amaro in bocca. Per carità, non è niente di particolare, comunque tutte queste cose non influiscono dal mio punto di vista in maniera negativa sul risultato finale del gioco. Quello che posso dirvi è che sicuramente ci troviamo a un titolo dall'altissima giocabilità. Basti pensare al fatto di tutte le diverse lavagne tattiche che, appunto, ora che le giocate tutte ve ne passano un po' di partite. Basta pensare anche al fatto che, come nel calcio stesso, ogni partita e ogni avversario giocano in maniera diversa. E perché no, anche quella piccola dose, piccola mica tanto se vogliamo, però la dose che c'è appunto di casualità dovuta al lancio dei dadi rende comunque giustizia al fatto che siamo di fronte, come vi dicevo, a un gioco del calcio dove, appunto, per chi segue il calcio sa bene quanto a volte si tratti veramente di centimetri. Bastava toccare quel pallone un centimetro più a sinistra, più a destra, per farlo finire in porta piuttosto che sul palo o fuori, così come il fuorigioco che si gioca appunto a volte sul filo del rasoio. Quindi davvero complessivamente vi posso dire che questa quantità di alea è comunque ben tollerata e ben inserita all'interno delle meccaniche del gioco. Un ulteriore consiglio che mi sento di darvi è quello di reggere, se vogliamo, le prime 1, 2, forse 3 partite. Mi spiego. Fublet non è un gioco complicato, a maggior ragione se siete degli amanti del calcio, se anche se non avete giocato a calcio, ma se conoscete il regolamento del gioco del calcio e vi interessate un pochino, guardate le partite, vi posso dire che vi troverete facilitati da questo punto di vista, magari rispetto a una persona che di calcio non conosce neanche che forma abbia il pallone. Però ecco, quello che vi consiglio è di reggere la spiegazione, proprio perché alcuni meccanismi non sono proprio così lineari. Vi dico che anch'io ho fatto molta fatica a prendere il regolamento e portarvelo appunto in un video, cosa davvero, vi posso dire, assolutamente non facile, proprio perché non è una spiegazione lineare, ma ci sono tante cose connesse le une alle altre. Quindi ecco, vi faccio un esempio. Io la mia primissima partita l'ho giocata appunto con uno dei due autori, Bruno, e praticamente abbiamo giocato solo un tempo di gioco, perché la serata è stata suddivisa appunto tra spiegazione e spiegazione in corsa, cosa che si può fare. È inutile ad esempio spiegare immediatamente il fuorigioco, ma si può spiegare nel momento in cui accade durante la partita. Però ecco, come vi dicevo, se conoscete il calcio siete sicuramente avvantaggiati. Banalmente ho vinto io, se contiamo quel tempo di gioco, sull'autore, che sicuramente è più preparato di me, proprio perché ho sfruttato delle abilità dei giocatori e perché un minimo di calcio ne capisco, proprio un minimo. Dall'altra parte ci troviamo di fronte a un titolo che, se vogliamo, è espandibile all'infinito. Dentro appunto trovate 2 squadre preimpostate, ma nulla vieta che possiate voi creare delle carte appunto per dei giocatori con delle abilità che scegliete voi, magari delle copie di giocatori reali, perché no? Potreste fare dei tornei con i vostri amici, quindi sicuramente ci troviamo a un titolo che nella se vogliamo complessità vi può davvero regalare degli ottimi momenti. Quindi in conclusione, come avrete capito, questo Fublet a me è davvero piaciuto, complice sicuramente appunto il mio amore per il gioco del calcio, però ecco, il mio consiglio è davvero di non fermarvi a questo. Non pensate è un gioco di calcio e quindi non può piacermi. Perlomeno provatelo, ovviamente vedete se può fare al caso vostro, perché secondo me Fublet può dire la sua nelle collezioni virtualmente di qualunque tipo di giocatore. Quindi che dire,
Io vi consiglio di provarlo, fatemi naturalmente sapere che cosa ne pensate, appunto nei commenti, sbizzarritevi, io leggo sempre molto volentieri. Vi ricordo come sempre che attivo il canale Telegram e la pagina Facebook di Dentro la Scatola, nella descrizione avete tutti i link, compreso, come vi dicevo, l'unboxing di Phublet, e che dire, noi come sempre ci vediamo al prossimo video.